Questo fu l'inizio del fronte italiano. L'Italia dichiarò guerra solo all'impero austro-ungarico, perché sperava di rimanere in buoni rapporti con la Germania. Questa mossa fu così geniale che fece ereditare sia i tedeschi che i nuovi alleati. Alcuni definiscono questo conflitto come la quarta guerra d'indipendenza, ma la maggior parte degli storici è contraria, poiché l'Italia era già da tempo pervasa dall'imperialismo. L'Italia aveva già delle colonie in Africa, e Trento e Trieste erano in realtà un cavallo di Troia della propaganda. Il vero obiettivo era la dominazione totale dell'Adriatico. Con queste premesse iniziò il conflitto con l'Austria. A capo dell'esercito vi era Luigi Cadorna, che veniva da una famiglia con una lunga tradizione militare. Cadorna e gli altri vertici militari avevano un programma formidabile: attaccare Trieste, l'unico vero porto dell'impero, soffocare l'Austria-Ungheria, conquistare Vienna, porre fine alla guerra e venire venerati come degli eroi. Il tutto si sarebbe realizzato in pochi mesi. Per realizzare questo sogno, il Regio Esercito si divise in 4 armate. La prima armata, impegnata nelle Alpi Trentine, la quarta nelle Dolomiti, la seconda verso la valle dell'Isonzo e la terza che puntava direttamente verso Trieste. Quest'ultima aveva a disposizione la maggior parte delle forze. Cadorna ritenne che la valle trentina fosse troppo stretta per attaccare con tutte le forze, perciò preferì attaccare verso est. Rigido, inamovibile e severo, Cadorna veniva dalla vecchia scuola militare. Per lui i soldati erano solo delle pedine. Non siete neanche fottuti esseri umani! Sarete solo pezzi informi di materia organica anfibia comunemente detta merda! Sapendo di essere in netta superiorità numerica rispetto agli austriaci, non si fece alcuno scrupolo di gettare i soldati verso il nemico. E così l'esercito italiano cominciò ad avanzare in territorio austriaco e iniziarono i primi scontri. Molti territori furono conquistati facilmente, perché l'esercito austriaco si ritirò trincerandosi nelle montagne più strategiche. Furono prese Monfalcone e alcuni paesini di montagna abitati quasi interamente da sloveni. Uno di questi era Kobarid, ma il nome suonava male, perciò bisognava italianizzarlo, e così divenne Caporetto. Che cos'è questa musica? Cadorna diede l'ordine di attaccare in massa verso l'Isonzo, concentrando le forze verso Doberdò. Stava per iniziare la prima battaglia dell'Isonzo. L'esercito italiano, grande il doppio di quello austriaco, perse la battaglia e fu respinto. Furono conquistati solo pochi metri. Stavolta gli è andata bene. Si è trattato solo di un incidente di percorso. Continuiamo! Dopo qualche giorno iniziò la seconda battaglia dell'Isonzo. L'esercito italiano, grande il doppio di quello austriaco, perse la battaglia e fu respinto di nuovo. Anche in questo caso si avanzò di pochi metri. L'inverno si stava avvicinando e Cadorna ordinò il terzo assalto. L'esercito italiano, grande il doppio di quello austriaco, vabbè, ma che ve lo dico a fare? Perse la battaglia e fu respinto. Maledizione! Dobbiamo ottenere almeno una vittoria entro la fine dell'anno! E così ordinò subito il quarto assalto. Inutile dirlo. L'Italia venne respinta di nuovo. Quella che avrebbe dovuto essere una vittoria rapida divenne una guerra di trincea come nel resto d'Europa. Ora, lo so cosa state pensando. Wow, ma certo che l'esercito italiano fa parecchio schifo! Calma! Prima bisogna analizzare alcuni fattori. Fattore numero 1. La modalità di guerra. Nella prima guerra mondiale, le fazioni si trinceravano a distanza di alcune centinaia di metri. Quando una delle due parti passava all'attacco, bombardava la trincea nemica per giorni, e poi mandava migliaia di soldati all'attacco delle mitragliatrici nemiche, nella speranza di riuscire a neutralizzarle. Se l'attacco aveva successo, i difensori scavavano nuove trincee nelle retrovie, e si ripeteva il ciclo. Questo tipo di battaglia favoriva nettamente i difensori. Conquistare 1 o 2 chilometri veniva considerata come una grande vittoria. Perciò gli austriaci, nonostante l'inferiorità numerica, riuscivano a respingere gli italiani. Fattore numero 2. La geografia. Il fronte italiano si svolgeva soprattutto in montagna, favorendo ancora di più i difensori, che si potevano appostare in punti strategici. Fattore numero 3. Il morale. L'impero austro-ungarico era composto da diverse etnie, tra cui sloveni e croati,
che non avevano affatto intenzione di farsi occupare dagli italiani, perché sapevano benissimo che li avrebbero italianizzati con la forza. E quindi per loro la guerra era veramente una questione di vita o di morte. Invece per un soldato italiano il discorso era leggermente diverso. Generalmente era un contadino analfabeta o che aveva malapena frequentato le elementari, ardolato contro la sua volontà. Perciò, diciamoci la verità, una persona così, perché mai avrebbe voluto farsi ammazzare per dei territori che nemmeno conosceva? Arrivò il 1916 e Cadorna tentò l'ennesimo attacco del Carso senza cambiare tattica. Secondo voi come andò questa volta? Esatto. Il capo di Stato Maggiore austriaco, Franz Conrad von Otzendorf, stanco degli attacchi italiani, decise di fargliela pagare ordinando una controffensiva dalle Alpi Trentine, che passò erroneamente nelle cronache italiane con il nome di Strafexpedition, la spedizione punitiva. Cadorna fu costretto a spostare 500.000 di uomini dal Carso al Trentino. La battaglia fu cruenta e nonostante l'iniziale avanzata degli austriaci, gli italiani riuscirono in qualche modo a respingere l'assalto, ma le perdite furono tremende. Tra questi vi fu Cesare Battisti. No, non questo, ma questo. Trentino di nascita e parlamentare a Vienna, Battisti disertò l'esercito austriaco per sposare la causa italiana. Durante la Strafexpedition fu catturato e giustiziato a Trento. Per gli austriaci fu visto come un traditore, per gli italiani un patriota. Il contrattacco austriaco costò al posto Salandra, che fu sostituito da Boselli. Successivamente Cadorna riuscì in poco tempo a spedire sul fronte dell'Isonzo quasi 300.000 soldati, pronti per un nuovo assedio, ma stavolta verso Gorizia. L'esercito italiano, grande più del doppio rispetto a quello austro-ungarico, vinse la battaglia e riuscì a conquistare Gorizia. Questa fu la prima vittoria significativa per l'Italia. Grazie a questa vittoria ho salvato il mio posto. Rinvigorito dalla vittoria, tentò subito un nuovo attacco nella speranza che potesse essere quello decisivo. E così l'esercito italiano, grande il triplo di quello austriaco, fu respinto. Mancava pochissimo allo sfondamento decisivo, ma Cadorna fermò l'attacco per via delle grosse perdite subite. Un mese dopo tentò l'ottavo assalto, ma finì esattamente come il settimo. «Manca poco, me lo sento! Dobbiamo attaccare ancora!» e ordinò il nono assalto. Ma anche questo finì come gli ultimi due, fermato poco prima dello sfondamento decisivo. Ora, io vi ho fatto vedere queste battaglie come un semplice episodio, ma la verità è che ciascuna di essa costò decine di migliaia di vite per entrambi gli schieramenti. Inoltre non si combatteva solo sull'Isonzo, ma anche nel resto delle Alpi. In queste battaglie minori, gli avversari più temibili erano la neve, il gelo e le valanghe. Una delle tattiche più imponenti era quella di far saltare le cime delle montagne verso il nemico. Si combatté in queste terribili condizioni per 2 anni e mezzo, senza ottenere alcun risultato significativo da entrambe le parti. Le montagne portano ancora oggi i segni di quelle battaglie. Un chiaro esempio è il Col di Lana, la cui cima fu fatta saltare dagli italiani. Per caso si nota il cratere? Il 1916 si concluse con la conquista di Gorizia, ma non fu ottenuta una vittoria decisiva. Nel frattempo in Austria l'anziano imperatore Francesco Giuseppe morì e gli successe Carlo I, il quale rimosse von Otzendorf dal comando dell'esercito, rimpiazzandolo con von Straußenburg. All'inizio del 1917, nel fronte orientale, scoppiò la rivoluzione russa, dove lo zar fu deposto e si instaurò una repubblica. Di conseguenza gli austro-ungarici poterono spostare parte delle loro truppe nel fronte italiano, costringendo Cadorna ad aspettare diversi mesi per attaccare. Infine arrivò l'ordine per il 10° attacco. Risultato? Respinto ancora una volta. I soldati italiani cominciarono a stancarsi di essere mandati al macello inutilmente con degli assalti frontali, ma l'inflessibile Cadorna considerava i soldati delle pedine non pensanti, che non potevano nemmeno lamentarsi. Se qualcuno si azzardava a disertare, veniva processato e giustiziato sommariamente. Di tutti i generali della Prima Guerra Mondiale, Cadorna era il più severo. Incurante del morale dei soldati, ordinò ad agosto l'11° assalto, ma stavolta sull'altopiano della Bainsizza. L'esercito italiano,
grande più del doppio rispetto a quella austro-ungarico, vinse la battaglia e conquistò l'altopiano. Maledetto che torna! Ostinata come attaccherà presto! Ma il nostro esercito ormai non ce la fa più! Se attaccherà un'altra volta crolleremo! Non abbiamo scelta! Dobbiamo chiedere aiuto a Germania! Ciao Germania, abbiamo bisogno d'aiuto! Maledetti incompetenti austriaci! Non sapete fare niente da soli! Dovete sempre chiedere aiuto! Guarda che non mi piace chiedere aiuto a dei presuntuosi come voi, ma non ho alternative! Cioè? L'Italia è già colpita duramente! Se attacca un'altra volta prenderà Trieste! E a me che importa di un fronte insignificante come quello italiano? Guarda che se prendono Trieste, il nostro unico porto, saremo caput e potrebbero attaccarvi da sud. Forse hai ragione. Il fronte russo sta per terminare. La Russia è rivoluzione e gli abbiamo persino mandato Lenin. Potrei portare alcune truppe verso le Alpi. Ja, gut! Ma almeno sai da che parte si può attaccare? Ja, c'è un paesino delle Alpi orientali che fa caso nostro. Sehr gut. Come si chiama? Caporetto.